What's up my Bringlese family? Ladies and gentlemen, welcome back to my newest video. E sinceramente vi dovete iscrivere a questo canale perché ho scoperto che soltanto il 40% delle mie views sono di iscritti. Per questo sono tristissimo. Se ti iscrivi sono felicissimo. Tra l'altro questo canale sta crescendo, quindi non essere persa, don't be left behind, è quello che sto cercando di dire. Comunque ragazzi, in questo video facciamo tre cose fondamentali. Double negatives, i doppi negativi. Facciamo la parola none e anche la parola no one. Iniziamo subito. Allora ragazzi, benvenuto nel mio studio d'inglese e iniziamo qui come vedete con double negatives. Quindi in inglese non ci sono, lo so che in italiano sì. Non ho mangiato niente. Allora se non hai mangiato niente, cosa hai mangiato? Qualcosa avrai mangiato. È la mentalità di un tipico americano. Quindi, ad esempio, la frase in English, there are no double negatives, si potrebbe anche dire in English, there aren't any double negatives. Tutte e due queste frasi vanno benissimo. Qui c'è una negazione e qui c'è una negazione. Ma qui non potevo dire tipo, there aren't no double negatives perché così sarebbero due negativi. Quindi la regola è abbastanza semplice, devi solo sostituire no con la parola any nel caso che ci sarebbe una doppia negazione. Quindi facciamo tre esempi per capire meglio. Non ho mai conosciuto nessuno che parla il turco, so non è anche nessuno, questo è doppio negativo in italiano. In inglese dovrebbe essere I've never met no one. Tanti direbbero così, perché nessuno, no one sembra giusto, ma come ho detto no deve diventare any. Quindi I've never met anyone who speaks Turkish. Così è bellissimo e giusto. So I've never met anyone. Un altro modo per dire questo è anybody, ok? Tutte e due vanno bene. Second example. Dove è andata? So, questa domanda, where did she go? La risposta da nessuna parte. So, la risposta potrebbe essere nowhere. Tanto questa no va bene perché è l'unica negazione, quindi non ci dobbiamo preoccupare di una doppia negazione. Ma se si dice non è andata da nessuna parte, quindi non è nessuna di nuovo doppia negazione. Quindi per dire questo si dovrebbe dire she didn't, ecco la negazione, go, e qui abbiamo usato nowhere, sostituiamo quel no con any, she didn't go anywhere, ok? Abbastanza semplice, abbastanza facile. Let's do one more example. Se non ne fa niente vedrai che il problema persiste, so if you don't, ecco la negazione, if you don't do nothing, decisamente nothing non va bene, però possiamo sostituire quel no, anything. If you don't do anything, you'll see that the problem persists. E questo ne, fai qualcosa di quel problema, forse aggiungiamo if you don't do anything about it, ok? Ne è un altro video per un altro giorno, però abbiamo visto negazioni qui, niente negazioni qui, bellissimo. Allora, ora andiamo alla parola none, che vuol dire not any o nessuno, ma non si parla di una persona. Se si parla di una persona ed è nessuno, si usa no one o anche nobody. Invece se è una quantità di qualcosa, none, ok? È come scrivo qui, di solito seguito da of, so it's followed by of. So let's do three examples. Nessuno di noi vuole lavorare con lui, quindi sembra che stiamo parlando di una persona, non esattamente, quindi qui si dovrebbe dire none of us wants to work with him. Una chiave qui è la terza persona S perché è singolare, none vuol dire nessuno, quindi è singolare ed è terza persona, quindi questa S è necessario. E effettivamente è un errore molto comune anche di madrelingua inglesi che direbbero tipo none of us want to work with him. La risposta giusta, none of us wants. Second example, circa 100 lettere sono state mandate, ma nessuna è stata accettata. So about circa 100 letters. Let's just do simple past here. So 100 letters were sent,
but nessuna è stata accettata. So none was accepted, ok? Di nuovo qui si parla di questo none, quindi è sempre singolare e terza persona. Per questo non si può dire none were accepted. Di nuovo un errore che anche un madrelingua farebbe. So none was accepted perché è singolare. And the last example, nessuna di queste spese ha migliorato le condizioni della nostra situazione. So none, certamente, none of these expenses. Quindi notate che questo è plurale. Queste spese, these, con quella i forte, e poi expenses perché naturalmente è plurale. So none of these expenses. Adesso possiamo provare present perfect, quindi has improved the conditions of our situation. Ok? Così va bene. So notate un'ultima volta, none è singolare, quindi ho usato has qui. Non ho usato have, che sarebbe per un plurale. None è singolare, terza persona ci vuole la S. And for the last section, no one, nobody, very similar to none, but this time we're talking about a person, so no person. So fate in modo che nessuno esca dal hotel, certamente nessuno, cioè nessuna persona. So fate in modo che, in inglese possiamo usare magari make sure, tipo rassicurare che, make sure that no one leaves the hotel. Questo va benissimo. Di nuovo, singolare, quindi la S ci vuole. Make sure no one leaves the hotel. Questo che non si deve ripetere in inglese. So, make sure no one leaves the hotel. Sembra che qui non venga più nessuno. Saltiamo questo e magari voi riuscite a fare la traduzione senza di me. Ultimo, forse per questo nessuno ha mai denunciato la scomparsa della famiglia. So, maybe per questo mi piace dire that's why. So maybe that's why nessuno, nobody, o anche no one, perché tutti e due vanno benissimo. E possiamo usare simple past here, quindi denunciare. Facciamo report, quindi nel passaggio reported, the disappearance of the family. Boom. So maybe that's why nobody reported the disappearance of the family. If you're advanced, instead of saying maybe that's why, you can use a might. So that might be why. That might be why no one reported the disappearance of the family. And the last one, the quiz for you guys. Sembra che qui non venga più nessuno. So it seems like no one comes here anymore. Quindi abbiamo anche una doppia negazione. So no one comes here anymore. Ok? Si poteva anche dire it doesn't seem like anyone comes here anymore. Quindi anche qui ci sono, allora c'è questa negazione, quindi no one è diventato adesso anyone e poi anymore rimane sempre così. So, sembra che qui non venga più nessuno. It doesn't seem like anyone comes here anymore. So, that's the end of this video. Remember, guys, this lesson actually comes directly from the Bringlese English class. We just started a new month, so it's not too late to sign up. Link in the description. Like this video if you want, and subscribe to my channel. I have a lot of new videos coming in, and this channel has been growing a lot lately. So, don't be left behind, and I'll see you guys in the next video, okay? Peace.